Siamo a Taiwan. Ma in realtà fino all'altro ieri ero a Shanghai da Camilla, la mia migliore amica che si è trasferita lì per lavoro a tempo indeterminato. Grazie Cami, per questo che ti voglio bene. Camilla si è trasferita a Shanghai all'inizio di quest'anno, viene da Schio e secondo me Schio è una delle città che tutti quanti per motivi più strani e disparati conoscono. Quindi scrivimi nei commenti se anche tu conosci Schio, perché sono super curiosa. Comunque sicuramente starei pensando, ma questa è pazza, che si è trasferita in Cina da sola per un tempo indeterminato. In un certo senso sono d'accordo con voi, però allo stesso tempo è sempre stato un suo sogno. Comunque, l'altro giorno mentre ci stavamo preparando, ci stavamo facendo carine per uscire, è venuto fuori un tema che secondo me è super importante, probabilmente perché è una di quelle cose di cui avrei tanto voluto sentir parlare qualche anno fa. Quindi le ho chiesto se potevo registrare perché secondo me è un tema che magari ti può essere anche molto utile. Stavo parlando con la Cami di che cosa vuol dire essere qui da soli, ma più che altro essere qui con diverse time zone rispetto a tutti i tuoi amici e la tua famiglia. Ti stavo dicendo che certe volte è un bene, nel senso che se qualcuno ha dei problemi tu magari non li vuoi ascoltare, non sei reperibile. In altri momenti in cui magari tu ti senti sola, perché comunque alla fine sei da sola, magari dici, oh cavolo, cioè sono risveglio, magari qui non hai nessuno con cui parlare, quindi tipo dici, ah cavolo, se fossero svegli almeno mi farei una chiamata e tirerei fuori tipo, non so, tutti i pensieri negativi che ho nella testa. Ma quando io ero a Taiwan mi sono resa conto che una cosa che facevo molto più spesso era fare overthinking. Iniziare a pensare un sacco alle cose più e più volte. Sì, beh, quello mi succede. Però a un certo punto devi secondo me anche lasciare andare i pensieri negativi e quindi magari cerco di, non so, di uscire, cioè se vedo che sto pensando troppo alla stessa cosa e quella cosa lì è particolarmente negativa, magari parto e vado fuori. Magari vado in un caffè oppure faccio cose diverse, inizio a ascoltare la musica, quindi cerco di distrarti. Sì, distrarmi, di vedere anche le cose positive, perché sennò se continui a vedere le cose negative o che in quel momento lì non stanno andando bene, cioè alla fine continui a pensare a quello e alla fine stai male. Però già il fatto di uscire ti aiuta, cioè secondo me non sei qua dentro, non sei da sola in una stanza, ma inizi a vedere anche persone, oppure non lo so, magari inizi a vedere che anche le persone ti guardano perché sei internazionale, quelle cose lì. Giri un po' sul morale. O magari ti parlano proprio, quindi sì. Tipo una volta ero praticamente giù, sono andata tipo allo Kew Garden e sono andata lì, c'erano delle tipi che mi hanno fatto tipo una specie di questionario, tipo per area da turista, perché lo pensavo fossi turista, però ero appena arrivata da qualche giorno e loro mi hanno chiesto cosa ne pensassi tipo della città eccetera eccetera. Tu ovviamente è bellissima. No, avevo tutto il questionario da scrivere, e poi tipo alla fine sono state carinissime perché siccome sono stata lì un tot di tempo, allora mi hanno dato tipo una specie di fermadietto, un souvenir. Però tipo non so, già quella cosa lì mi ha resa più felice. Mi è distratto un sacco. Sì, esatto, cioè probabilmente il fatto proprio di essere qua, cioè sei da sola e non hai nessuno con cui parlare, nessuno con cui confrontarti e magari quella è la parte più difficile. Ne valsa la pena comunque venire a Shanghai? Beh, allora, alla fine metti in gioco te stessa, è una sfida e se non lo facevo non avrei mai saputo come sarebbe stato. Avrei avuto sicuramente un impianto e quindi no, io sono contentissima di essere qua. Essendo che ci ho pensato per 2 anni e mezzo, praticamente da quando c'è stata la pandemia, che mi ero appena laureata. Adesso invece voglio iniziare a imparare il coreano per prendere in Corea, cioè ho sempre tipo non di ci nuovi fermiamo progetti. mai. No, non bisogna mai fermarsi nella vita. E poi ti vai per Taiwan, no? Tu parti e dici, beh, è un'esperienza bellissima, mi dimenticherò di tutti i miei problemi. In realtà, magari all'inizio ti può anche sembrare di dimenticare i tuoi problemi perché conosci un sacco di gente, vai fuori, ti diverti, eccetera, eccetera. Però in realtà a un certo punto i tuoi problemi ritornano, quindi tu, i tuoi problemi, in realtà li affronti che sei anche in una situazione più difficile perché sei da sola. Secondo me non è che tu parti e dici ok adesso è un'altra vita, un'altra persona, un altro mondo, no, sei sempre tu con le tue cose, i tuoi problemi e quindi niente, devi trovare come risolverli qui da sola. Sì, non ha senso scappare in un altro paese. No, cioè tu non puoi scappare. Però una cosa che almeno io ho notato quando ero andata a Taiwan è che ok, non riesci a scappare dai tuoi problemi, però ti è molto più facile capire chi sei te perché esci da
tutte le tue routine, le tue abitudini che avevi prima. Quindi se prima magari eri abituato ad affrontare una cosa in un certo modo, adesso lo affronti in maniera diversa perché ti sei proprio estraniato da come... Beh, oddio, dalle abitudini. cambiare ambiente aiuta. Mm-mm. Anche perché magari certe persone tossiche te le lasci indietro, no? Perché probabilmente non sono in una città piccola dove mi conoscono tutti e dove comunque magari tutti sanno tutto di tutti. Perché Quindi magari ti senti più limitata nel fare le cose. Dai, di Schio. Sicuro c'è qualcuno di Schio che sta Sicuro c'è guardando? qualcuno. Sì. Schio tiene, sicuro. Esatto. Anche perché in realtà qua, cioè, te lo dico anch'io che venendo a Verona. A Verona mi sento un po' più bloccata, tipo andare a fare le IRL, eccetera. Beh, perché sì. penso, magari trovo qualcuno delle elementari, qualcuno. E c'è quei posti quando vado all'estero me ne frega niente, faccio la pazza. Tanto... Sì, esatto. Ho vissuto a Taiwan per 2 anni, un anno in scambio Erasmus e un altro anno ho deciso di rimanere lì a studiare e a migliorare la lingua mentre lavoravo e insegnavo inglese a dei bambini. Sono stati i 2 anni più intensi di tutta la mia vita. Ho conosciuto delle persone fantastiche, persone a cui tuttora sono estremamente legata, a cui voglio un bene dell'anima. Ho messo tanto, ma tanto, e ho visto dei luoghi pazzeschi, bellissimi, che non penso di aver mai visto così belli in vita mia. Ma sono stati anche gli anni in cui ho sofferto di più in assoluto. In quegli anni mi sono completamente distrutta. Io comunque mi ritengo una persona abbastanza introversa, con le cariche sociali molto basse, gente che urla, sbronza, effettivamente sono le 2 di notte a Taiwan, ma dicevo, io mi ritengo una persona molto introversa, con le cariche sociali, con le batterie sociali molto corte, però mai come in quei 2 anni a Taiwan mi sono sentita sola. Seppure avessi tantissimi amici, perché comunque ho conosciuto tantissime persone, mi sentivo completamente sola. Quindi molto spesso non uscivo, stavo in casa, non facevo nulla se non andare su Musical.ly, perché sì, al tempo c'era ancora Musical.ly, o guardare telefilm coreani. Sicuramente non mi ha aiutato il fatto che quel periodo stessi insieme a uno dei ragazzi più emotivamente unavailable che abbia mai conosciuto, una relazione a distanza dove le attenzioni erano veramente minime, ma in ogni caso non mi lamentavo, non dicevo nulla a nessuno di questa mia situazione, non dicevo che stavo male, perché mi sembrava di lamentarmi di una situazione che per tanti invece era un sogno, andare all'estero e vivere in una nuova città, in un nuovo paese. Quindi non dicevo assolutamente a nessuno di come stessi male. Quante volte io abbia scritto sul mio diario per sfogarmi, perché parlare con qualcuno era impossibile. E adesso che sono di nuovo qua a Taiwan, non so perché, ma mi fa tenerezza il pensiero di me in quel periodo, perché molto probabilmente adesso tornando indietro saprei un po' meglio come affrontarlo, e quindi penso un po' magari anche a te che ti trovi in questa situazione, anche tu ti senti completamente solo, abbandonato, o magari vuoi partire e hai paura di sentirti solo, perché probabilmente ti sentirai solo se parti da solo. Non dobbiamo rifuggire dall'idea di essere soli, dobbiamo imparare a starci da soli e non odiarlo, ma anzi stare bene con noi stessi. E comunque un lato positivo è che sono sopravvissuta. Sono qui. Quindi anche tu probabilmente riuscirai a sopravvivere. E so che può sembrare una cazzata anche abbastanza cringe, però se stai male o se starai male quanto lo sono stata io, non ti sembra una cosa così chiara, così ovvia. Comunque, potessi tornare indietro, queste sono le cose che sicuramente rifarei. Ho messo giù un paio di consigli che darei a me stessa potessi tornare indietro e che quindi voglio dare anche a te. Come primissimissima cosa, continua a scrivere o inizia a scrivere se non lo stai già facendo. Non sto esagerando quando dico che secondo me scrivere su quel diario molto spesso mi ha salvata. Quindi non sottovalutare il potere che può avere la scrittura, perché veramente ti può aiutare a rielaborare i concetti, a toglierti tutti quei pensieri che hai in testa che ti portano all'overthinking e metterli giù nero su bianco, così da darci un senso. Un'altra cosa che farei sicuramente, e so che è tosta, so veramente che è tosta, ma sicuramente mi sforzerei molto di più a parlare. E so che sembra stupido perché il punto è proprio questo, non riesci a parlare, giusto? Quindi è facile dire parla, però quello che ha aiutato me anche adesso
a parlare di più con le persone è capire che chiedere aiuto, parlare, esprimerti, farti vedere in difficoltà non è assolutamente un segno di debolezza e non è assolutamente un fallimento. Anzi, è la capacità di riconoscere di essere in difficoltà ed essere abbastanza intelligenti e forti da capire che non ce la possiamo fare da soli. Ed è normale, e va bene. Un'altra cosa sicuramente, cerca dell'aiuto professionale. Al tempo io ero una studentessa e quindi diciamo che chiedere un aiuto a uno psicologo, a un terapista avrebbe richiesto che io chiedessi ai miei genitori dei soldi per potermelo pagare, e da lì sarebbero iniziate le conversazioni tipo: ma non stai bene, ma stai male, ma sei malata, ma cosa c'è che non va, no, abbiamo fatto qualcosa che non va. Sapessi adesso che ci sono opzioni online che comunque costano di meno, probabilmente avrei iniziato prima il mio percorso di terapia. E poi, ovvio, esplora da solo, impara a viverti il viaggio da solo senza dover pensare a dover per forza includere qualcun altro. Come questo viaggio in ascensore. Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è stata crearmi una routine, dare un ritmo a me stessa, così da affrontare le giornate senza avere ogni mattina quell'ansia che mi pervadeva per oggi cosa faccio, oggi dove vado, oggi dove mangio, cosa faccio, che mi portava alla fine a stare in camera e non fare assolutamente nulla perché c'erano troppe scelte da fare. E adesso una cosa abbastanza da boomer, ma funziona. Dovrei fare questa cosa e mi odierai. Dovrei prendere il telefono, andare su Facebook e cercare gruppi di persone che fanno cose che ti piacciono, hobby o anche semplicemente che vengono dal tuo stesso paese e si trovano nel paese in cui ti trovi in questo momento. Molto spesso trovi persone con dei gusti a noi affini, si rivelano delle persone molto vicine a noi con le quali possiamo condividere tantissime cose. Quindi cerca un hobby, cerca il gruppo di uno sport, cerca il gruppo dello stato, gli italiani expat in Taiwan. Molto spesso queste persone come te si sentono sole e creano eventi, fanno cose per ritrovarsi tutti quanti insieme. E comunque ricordati che è normale sentirsi soli in situazioni di questo tipo, lontani da casa. È normalissimo e tutti quanti prima o poi ci sono passati. Tu starai bene, ok? Anche perché non stai in uno stadio degli orrori come quello in cui sto io. Comunque, ho fatto un video del motivo per cui sono scappata a Taiwan. Principalmente il burnout, quindi se ti trovi in quella situazione, guarda questo video qua. Ciao.